Bentornati alla nostra serie su Roma. Oggi, signori, succede il finimondo. Nelle scorse puntate abbiamo costruito pezzo per pezzo la macchina sociale e politica della Roma arcaica. Oggi la vediamo esplodere. E vi ricordo come sempre che questo nostro viaggio è pensato sì per chi vuole conoscere la grande e incredibile storia di Roma, ma anche e soprattutto per gli studenti che magari su questi argomenti ci devono preparare un esame. Per questo alla fine troverete il nostro solito dettagliatissimo riepilogo perfetto per il ripasso finale. Dunque, eravamo rimasti alla caduta dell'ultimo re e allora la domanda sorge spontanea. Cosa succede il giorno dopo che cacci un re? Succede che si crea un vuoto di potere e i vuoti in politica non rimangono vuoti a lungo. Oggi parliamo proprio di questo, della lotta spietata tra patrizi e plebei che dalle ceneri della monarchia darà vita a qualcosa di completamente nuovo, la Repubblica. Pronti? Siamo nel 509 a.C., i Tarquini sono stati cacciati. E chi prende il potere? I patrizi, naturalmente, i capoccia delle grandi gentes, dei vecchi clan aristocratici. E la prima cosa che fanno è quella che gli storici chiamano la serrata del patriziato. Bellissima espressione. Significa che mettono un lucchetto alle istituzioni, tirano giù la saracinesca e dicono alla plebe, cioè a tutti gli altri: grazie per averci aiutato, ma ora il potere è nostro, voi, i senza gente, rimanete fuori. C'è un problema però, un problema enorme. Mentre i patrizi si barricano nel palazzo, fuori dalle mura di Roma è l'inferno. Tutti i vicini che fino al giorno prima tremavano di fronte ai re etruschi fiutano la debolezza e si scatenano. A nord gli Etruschi, a est gli Equi, a sud i Volsci, Roma è circondata. Ha un bisogno disperato del suo esercito, ma l'esercito, vi ricordate la riforma di Servio Tullio, è pieno di plebei. E qui, vedete, si innesca il motore della storia per i prossimi 2 secoli. Ogni volta che ci sarà una guerra i plebei diranno: certo che combattiamo, moriamo anche per Roma, ma in cambio vogliamo un pezzo di quello Stato per cui stiamo versando il sangue. Capite? La storia interna e quella esterna si legano in un modo inestricabile. E i nemici non scherzano. Il primo a farsi sotto è il re etrusco di Chiusi, Porsenna. La tradizione romana, quella di Livio, ce la racconta in modo eroico. Orazio Coclite sul ponte, Muzio Scevola con la mano sul fuoco, tutte storie meravigliose. Ma la realtà, signori, è che molto probabilmente Porsenna a Roma la conquista e come. Approfitta del caos e per un po' la città torna sotto il controllo etrusco. E i latini, i cugini, i fratelli di sangue, cosa fanno? Aiutano Roma? Ma neanche per sogno, ne approfittano. Formano una loro lega, si alleano, pensate un po', con i greci di Cuma e nel 506 a.C. sconfiggono gli etruschi nella battaglia di Aricia. I latini sono di nuovo una potenza e la prima cosa che fanno è regolare i conti con Roma. Lo scontro decisivo è nel 496 a.C. sul lago Regillo, una battaglia durissima, leggendaria. Il risultato è un sostanziale pareggio e da questo stallo nasce un capolavoro diplomatico, il Foedus Cassianum del 493 a.C., un trattato di alleanza alla pari tra Roma e la Lega Latina. E badate bene alle clausole perché sono il futuro di Roma. Si stabilisce pace, aiuto militare, spartizione del bottino. E poi 3 diritti pazzeschi per l'epoca: lo ius commerci, lo ius connubi, cioè il diritto al matrimonio, e lo ius migrandi, la possibilità di diventare cittadini dell'altra comunità. Questo trattato, insieme a uno simile con gli Ernici nel 486 a.C., crea un blocco militare che per tutto il V secolo dovrà respingere gli assalti feroci di Volsci ed Equi. Ma la vera partita a scacchi è a nord, contro la grande rivale etrusca, Veio. È una guerra che dura quasi un secolo. La fase finale dal 406 al 396 a.C. è un assedio lungo 10 anni, come la guerra di Troia.
È una guerra così moderna, così impegnativa, che per la prima volta Roma deve introdurre lo stipendium, uno stipendio per i soldati, pagato con una tassa, il tributum. Alla fine, guidata da Marco Furio Camillo, Roma vince e non si accontenta. Veio viene rasa al suolo, il suo territorio annesso viene distribuito ai cittadini romani in lotti da 7 iugera ed è un salto di qualità pazzesco. Ma la storia, si sa, ha un senso dell'ironia crudele. Proprio quando Roma si sente invincibile, subisce il trauma che segnerà per sempre la sua memoria collettiva. Nel 390 a.C. una tribù di Galli, i Senoni, scende come una furia in Italia, fa a pezzi l'esercito romano sul fiume Aglia e marcia su Roma. La città viene presa, saccheggiata e umiliata. I romani devono pagare un'enorme quantità d'oro per convincerli ad andarsene. Questa catastrofe è una lezione terribile, ma è anche la scintilla della rinascita. Di fronte al pericolo Roma reagisce con una vitalità incredibile. Ricostruisce le mura più forti di prima, riorganizza l'esercito e tra il 381 e il 354 a.C., con una serie di guerre spietate, non solo respinge i vecchi nemici, ma sottomette anche gli alleati latini che avevano osato ribellarsi. Il vecchio Fedus Cassianum viene rinnovato, ma stavolta non c'è più parità, comanda Roma. E mentre fuori dalle mura si combatteva per la sopravvivenza, dentro la città esplodeva la guerra civile. Non una guerra con le spade, ma una guerra politica, logorante, combattuta per 2 secoli. I plebei, che erano la spina dorsale dell'esercito, iniziano a chiedere il conto. E lo fanno con un'arma di una modernità sconcertante, la secessione, lo sciopero generale. Nel 494 a.C. l'esercito, composto in gran parte da plebei, torna da una campagna militare e invece di entrare in città si ammutina. Si accampa su un colle, il Monte Sacro. E lì, signori, succede l'incredibile. I plebei creano un vero e proprio Stato nello Stato. Si danno una loro assemblea, il Concilium Plebis. Si eleggono i loro magistrati, i tribuni della plebe, dotati di poteri incredibili come la Sacrosanctitas, cioè erano intoccabili, e lo Ius Intercessionis, il diritto di veto. E non basta, creano i loro ministri, gli edili della plebe, e fondano il loro quartier generale in un nuovo tempio sull'Aventino, dedicato a una nuova triade di divinità, Cerere, Libero e Libera, in aperta antitesi a quella patrizia. È una sfida totale. La lotta continua e la plebe ottiene un'altra vittoria epocale, la scrittura delle leggi. Fino a quel momento le leggi erano orali, un monopolio dei pontefici patrizi. Nel 451 a.C. viene nominata una commissione di decemviri per metterle per iscritto. E qui la storia si fa torbida, piena di colpi di scena. Il primo anno il collegio è di soli patrizi e scrive le prime 10 tavole. Ma l'anno dopo, nel 450, la commissione diventa mista, 5 patrizi e 5 plebei. E proprio questo secondo collegio scrive le ultime 2 tavole, che contenevano però una norma infame, il divieto di matrimonio tra patrizi e plebei, una mossa disperata dei patrizi per mantenere puro il loro sangue e il controllo sui riti religiosi. Ma è una vittoria di Pirro. Appena 5 anni dopo, nel 445 a.C., il tribuno Gaio Canuleio fa abrogare quella legge e da lì la diga crolla. Dal 444 a.C. i plebei possono accedere a una nuova carica, i tribuni militari con potestà consolare. La strada per il vertice dello Stato è aperta. Il colpo del KO arriva dopo il trauma dell'invasione gallica. Roma ha bisogno di tutti e i plebei presentano il conto. Nel 367 a.C. vengono approvate le leggi Licinie Sestie, un pacchetto di riforme che è la vera e propria Costituzione della nuova Roma.
Erano tre leggi fondamentali. La prima affrontava il problema dei debiti, un incubo per i piccoli proprietari. La seconda imponeva un limite al possesso di terra pubblica, l'ager publicus. E la terza, la più importante, stabiliva che uno dei due consoli doveva essere plebeo. È la fine del monopolio patrizio. Certo, i patrizi ottengono un contentino, creando due cariche tutte per loro, cioè la pretura e l'edilità curule, ma la partita è chiusa. Da lì è una cavalcata trionfale per i diritti. Si continua a legiferare sui debiti. Nel 342 a.C. il plebiscito Ganucio arriva a vietare il prestito a interesse e nel 326 a.C. la legge Petelia Papiria abolisce di fatto la schiavitù per debiti, il nexum. Ma il vero campo di battaglia diventa il controllo sulla legislazione. Nel 339 a.C. la legge Publilia Filone stabilisce che l'approvazione del Senato alle leggi dei comizi centuriati debba arrivare prima del voto, indebolendo di molto il potere di veto dei patrizi. Nel 300 a.C. la legge Ogulnia apre ai plebei le porte dei collegi sacerdotali più importanti e infine, dopo un'ultima secessione, nel 287 a.C. la legge Ortensia sancisce il principio definitivo. Le decisioni dell'assemblea della plebe, i plebisciti, hanno valore di legge per tutto il popolo romano, senza bisogno dell'approvazione del Senato. Il lungo e sanguinoso conflitto è finito. Non ci sono più due Rome, ma una sola potentissima repubblica patrizio-plebea. E ora, come promesso, il nostro riepilogo per l'esame. Date chiave da ricordare. 509 a.C., caduta della monarchia e inizio della Repubblica. 506 a.C., battaglia di Aricia. 496 a.C., battaglia del lago Regillo. 494 a.C., prima secessione della plebe sul Monte Sacro e creazione delle istituzioni plebee. 451-450 a.C., creazione dei decemviri e stesura delle leggi delle 12 tavole. 406-396 a.C., terza e decisiva guerra contro Veio. 390 a.C., sacco di Roma da parte dei Galli Senoni. 367 a.C., approvazione delle leggi Licinie Sestie. 287 a.C., approvazione della legge Ortensia. Leggi e riforme fondamentali. Fedus Cassianum, 493 a.C., trattato di alleanza paritaria tra Roma e la Lega Latina. Leggi delle 12 tavole, 451-450 a.C., primo codice di leggi scritte a Roma. Plebiscito Canuleio, 445 a.C., abroga il divieto di matrimonio tra patrizi e plebei. Leggi Licinie Sestie, 367 a.C., pacchetto di riforme su debiti, terre pubbliche e accesso ai plebei al consolato. Plebiscito Genucio, 342 a.C., vieta il prestito ad interesse. Legge Publilia Filone, 339 a.C., indebolisce il potere di veto del Senato sulle leggi comiziali. Legge Petelia Papiria, 326 a.C., abolisce la schiavitù per debiti. Legge Ogulnia, 300 a.C., apre ai plebei collegi sacerdotali maggiori. Legge Ortensia, 287 a.C., equipara i plebisciti alle leggi dello Stato, chiudendo il conflitto tra gli ordini. Se questo viaggio esplosivo nella nascita della Repubblica vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Nella prossima puntata vedremo come Roma, risolti i suoi problemi interni, scatena la sua potenza e inizia la conquista. Alla prossima!